Per chi ci segue da poco, ecco com'è la vita in cantiere, ragazzi, eccola. Soprattutto quando vi scappa la pipì e voi siete in barca sopra. Devo andare. Puoi esprimerti? Lavoro del Kaiser, Ecco. però è da fare. È da fare. Adesso inizia quello difficile perché questo qua era il pezzo nuovo che avevamo messo. Adesso inizia quello più difficile. Oh, striscia sparita. Adesso domani mattina dobbiamo lucidare un pochino e poi passare il wax e poi arriverà secondo me venerdì pomeriggio oppure lunedì mattina ad applicare gli sticker nuovi. Wow wow wow, che lavorone. Questo è il lavoro più di merda possibile che si possa fare. Wow wow wow. Oh, Alex ha quasi fatto mezza barca, non c'è osmosi fino a qua e sono molto contento. Lo sapevo che era tutto ok perché avevamo già fatto il trattamento anti-osmosi nel 2013 quando abbiamo messo la copper coat la prima volta, però sai, è sempre meglio essere preparati. In realtà non c'è nulla per il momento. Ci sono alcuni punti bianchi, non è dove lui è andato troppo forte, è perché sotto la copper coat era molle, quindi probabilmente lì non aveva catalizzato, fai il cazzo. Ok, abbiamo iniziato il terzo giorno, 2 giorni e mezzo in realtà. Comunque oggi è giovedì, ieri Alex ha finito tutta la parte destra della barca, è andato anche un po' più profondo dove c'era un pochino di ruggine che poi tratteremo prima di dare il nuovo primer, e oggi lo scopo è finire tutta questa parte. La moglie, la Riscia, sta togliendo gli adesivi. Ieri ho fatto tutta questa zona qua, quello più difficile da togliere è proprio quello lì all'interno, che è veramente drammatico. Io sto andando a togliere l'elica di prua, così puliamo bene anche dentro. Ci vuole una Allen key, comunque una chiave a brugola. Wow, eccoci qua, elica dentro. E qua c'è un pin laterale, da svitare. Non so se si riesce a vedere, adesso c'ho due, ma c'è poco spazio. C'è qua un pin che sviterò. Va bene, facciamo al volo. Ecco. Oh. Eccola qua.
È incredibile come due licchette riescono a girare la barca. Adesso salviamo anche la chiavetta lì dentro, eccola qua. Ok, adesso andiamo dall'altra parte. Ci sono rondelle? No, c'è un cazzo, solo sporco. Ok, andiamo dall'altra parte. Ho tirato giù anche la seconda e la chiavetta di questa è abbastanza rovinata, come non so se riuscite a vederlo, ma in mezzo è abbastanza rovinata. Allora, è estremamente dura ancora, quindi non si piega, però se la trovo la cambio. L'altra non mi sembrava così, vediamo un po', ce l'ho qua in tasca. No, l'altra sì, ha una leggerissima corrosione nel mezzo, ma questa è quasi perfetta, insomma. Vabbè, se le trovo le cambio. Ok, abbiamo trovato una bolla e quando l'ha grattata, mi allontano un po' se non si sente niente, quando l'ha grattata è esplosa, quindi c'era un po' d'acqua sotto, non molto, ma c'era un po' d'acqua sotto. E adesso quella la apriamo un po' di più e la richiudiamo. Per il momento una sola e sono contento, sono molto contento. Invece lui ha un sistema pazzesco, cioè potevamo stare anche vicini, c'ha questa aspirapolvere potentissima e non c'è niente, non c'è polvere, zero, è una roba impressionante, impressionante. Ecco, meno male anche che ho deciso di farlo fare a loro, perché io non ho questa attrezzatura e qua mi rompevano le balle, quindi va bene così. Alla fine queste scelte convergono tutte nel posto giusto, è andata bene. Se vi state chiedendo cosa sono queste gocce che sono bianche qua, è la reazione all'acido ossalico, perché abbiamo pulito appena la barca è uscita dall'acqua la linea di galleggiamento che era giallognola e l'acido ossalico la pulisce e fa questa reazione sulla Coppercoat. Un'altra cosa che mi ha detto Alex è un trick nel caso in cui abbiate, che so io, qua all'interno delle passascafi parecchi denti di cane, spruzzate un po' di acido ossalico, lasciate lì, quando diventano blu vengono via perfetti, compresa questa parte qua che è la parte più difficile da togliere. Ecco qua per esempio, vedete? Diventa facilissimo da togliere, diventano morbidi. Voglio farti vedere una cosa, non guardare in alto. Turn around. It's just only the first part. Yeah, it's only the first part. It's a bloody mirror. Ma pensa quando è tutta bella così, con i nuovi adesivi, perché guarda la targa anche come... Mamma mia. Ma che bella anche la targa. Venuti fantastici. Ok, oggi abbiamo finito questa... io parlo a pluralis maiestatis, ma non l'ho fatto io. Abbiamo finito tutta la parte. Come vedete in alcuni punti, specialmente sul galleggiamento, è andato un po' più profondo in modo tale da poter avere una cosa un po' più bella da vedersi anche in futuro. Ma che bella, bella liscia. Ho dato anche una prima pulita all'elica. No, I have to finish it. Venerdì mattina, la barca è completamente finita come carteggiatura. Adesso Alex sta finendo all'interno del tunnel, poi farà qua sotto lo scarpone, poi c'è da fare una piccola riparazione qui al timone. Qua era una bolla che ha scavato, adesso la coprirà con la epossidica, e qua era una riparazione che avevamo fatto a Raiatea in Polinesia francese, quando avevamo smontato il timone per sostituire la boccola del timone, era cascato e si era scheggiato leggermente, e visto che adesso l'ha carteggiato forte è venuta via la riparazione che avevo fatto con uno stucco del Kaiser, e adesso la rifà con epossidica. Cosa sono venuto qua a fare oggi? Allora, questa è la pompa dell'alta pressione del dissalatore, è collegata al motore tramite una cinghia e genera un flusso di acqua incredibile. Normalmente vengono usate queste anche per le idropulitrici, quelle industriali. E il nostro dissalatore ZP, Pietro, che è il proprietario, ideatore e tutto, ci coccola abbastanza
e adesso abbiamo da revisionare questa pompa. Mi ha mandato il kit per revisionarla, bisogna aprirla tutta e cambiare tutte le guarnizioni, gli o-ring, eccetera eccetera. E normalmente è un lavoro che farebbe lui se fossi in Italia, ma lo faccio io adesso. In più questa pompa, che è quella che abbiamo su adesso, è una pompa che abbiamo cambiato dunque 3 anni fa, non lo usiamo tanto, quindi è normale avere un po' di manutenzione. Quindi dicevo, l'abbiamo cambiato 3 anni fa e adesso abbiamo un motore nuovo da sostituire, quindi questo qua diventerà un motore di scorta e il nuovo motore è tutto in acciaio inox, quindi dovrebbe subire meno problemi con l'acqua di mare e durare un pochino di più come manutenzione. Ma siamo già contenti di questi 3 anni, quindi avere una piccola manutenzione di 3 anni va più che bene. Comunque adesso comincio a smontarla perché devo togliere questo che andrà sulla nuova pompa, questo andrà sulla nuova pompa, questo andrà sulla nuova pompa e anche questo connettore, e poi comincerò a smontarla in modo tale da fare la revisione. Ok, dopo qualche smadonnamento è venuta giù. Allora, come vedete un po' di incrostazioni ci sono. Questi sono i cilindri. Ecco la pompa nuova. Cosa ci pipì? Questo è il tendicinghia Che va al motore, giusto? che va al Vuoi motore. che te lo regga? Ok, pompa nuova montata. Adesso le porto su, qua gli metterò un po' d'olio perché non può stare a secco anche se a riposo, e poi gli metto il tappo che non perde. Nel frattempo qua è arrivata la vernice. Abbiamo al centro, questa qua è il primer e questa qua invece è l'antivegetativa che usiamo. Speriamo che funzioni bene come ci dicono, ma ormai Alex è di famiglia e sono sicuro che andrà benissimo, Ah, ecco, la faccio vedere anche come sta venendo la barca con la lucidatura, perché lui sta lucidando tutta la fiancata, ha praticamente finito la parte destra. Guardate che roba. Wow, è uno specchio. E qua ci va, questo è soltanto il polish, quello che si chiama cutting in inglese, e poi ci va sopra la cera per proteggerla. Incredibile, eh? Bravo Alex. Allora, stiamo andando a fare il mix, cioè sta andando a fare il mix della Jotamastic 90. È una bicomponente epossidica da mettere sopra la chiglia in modo tale da bloccare la muffa e da dare una protezione. We have to wait 5 minutes, right? Quindi sta preparando, serve 5 minuti per aspettare. Il rosa che vedete sono riparazioni che ho fatto io negli anni. Queste l'ho fatte in Nuova Zelanda quando ho dato a Coppercot la seconda volta e sono ancora lì, perfette. Ultimo lavoro di oggi, andiamo a chiudere i 2 buchetti del timone che abbiamo con l'epossidica.
sempre prima una spennellatina. Well done! Qua c'è un sacchettino con scritto True Design. Ta-da-da! Ale, sono arrivate! Allora, abbiamo le ultime valvole americane che non ci piacciono, le cambiamo e mettiamo le True Design. Costano poco, funzionano bene e sono proprio contento. Anche quelle vecchie che abbiamo funzionano alla grandissima. Forza! Andiamo avanti! CPT, che fai? Che fai, CPT? Pulizia del tech con questo nuovo tool. È della Ryobi o Ryobi come dicono qua. È bello perché la batteria è qua in una zona stagna e quindi non è un problema. È una spazzola molto morbida che sto provando sul tech e pulisce bene, devo dire la verità. Perché stiamo pulendo il tech in cantiere che poi si sporca? Spiega ai nostri amici. Stiamo pulendo perché sennò pulendo quando le fiancate saranno lucide sarà più un disastro. Sì, quindi esatto. lo puliamo adesso, che togliamo il grosso e poi siamo a posto, insomma. Se riusciamo a dare l'olio bene, se no lo daremo settimana prossima. Ok. Però sta venendo abbastanza bene. Ma sei contento? Sì, è un po' uno sbarlafus, però non è male. Cos'è, scusa, CPT? È un po' uno sbarlafus, come diciamo a Milano. Puoi spiegare ai non milanesi cos'è lo sbarlafus? Lo sbarlafus è una roba che... come si può dire? Che è un po' un giocattolino. Un trabiccolo. Ecco, bravo. Di là non l'ho pulito, di qua sì. Ragazzi, abbiamo anche un'altra novità che riguarda la catena dell'ancora. Vi ricordate, avete visto nel video precedente che abbiamo portato la catena a farla galvanizzare perché era abbastanza ridotta un po' male, era abbastanza arrugginita, e ci ha telefonato la persona che era incaricata di fare il lavoro per noi e ci ha detto: ragazzi, guardate, i primi 30-40 metri della vostra catena sono da buttare, cioè non si può fare assolutamente niente, è talmente brutta che non posso galvanizzarla, quindi devo tagliarli e posso provare a galvanizzare i restanti 70-80 metri, quello che erano 70, direi 70 metri di catena, però non vi garantisco il risultato finale perché comunque la catena è rovinata. Inizialmente abbiamo pensato: va bene, allora dai, taglia questi 30 metri che sono molto rovinati, ne compriamo altri 30 nuovi, la uniamo con un giunto e va bene così. Poi in realtà ci siamo fermati a riflettere la sera, abbiamo detto: ma scusa, conviene? Perché abbiamo fatto due calcoli, abbiamo fatto un po' di ricerche e abbiamo visto che comprando 100 metri di catena zincata, acciaio zincato nuova, quindi tutta intera nuova, il costo era praticamente poco di più che far zincare quei 70 metri di catena, ai quali poi dovevamo aggiungere i 30 metri nuovi che hanno il loro costo, con l'aggiuntura, quindi c'è sempre il problema dell'anello che sarebbe stato la parte più debole della catena, e quindi abbiamo detto: sai che ti dico? Ferma tutto, compriamo la catena nuova già subito da 100 metri e questa catena qui la buttiamo via. E quindi è stato deciso così. La catena nuova arriverà penso intorno a giovedì della settimana prossima, credo, non vorrei dire una stupidata. Quindi questa è la novità dell'ultima ora. Qua ce n'è sempre una, ragazzi, sempre una. Non male, dai. Prima di metterci il sigillante avrà bisogno sicuramente di un'altra pulita col sapone, perché sono ancora alcuni punti che si vede che viene fuori un po' di bianco, cioè è bianco, quindi è ancora un pochino sporco, ma per il momento è sufficiente. Il grosso è venuto via. Bene, bene, bene. Anche qua in pozzetto è da approfondire la pulizia.
Comunque ho usato questa spazzola, devo dire la verità, non malvagia, questa è molto morbida e quindi non va a rovinare, gira molto lentamente. Allora, sicuramente si fa meno fatica che farlo a mano o con lo spazzolone, però vabbè. non lo so se la comprerò. La batteria dura una cosa impressionante, cioè la batteria da 5 Ah che è 2 giorni che la uso. L'ho usata ieri pomeriggio e tutta questa mattina, quindi un giorno in realtà. 8 ore di funzionamento ed era sotto al 50%, incredibile. Va bene, soddisfatto, devo dire la verità, abbastanza soddisfatto. Comincia a stare tornando fuori la Y2K dei tempi migliori. Che poi riesce ad aprirlo e buttiamo giù. Sono spettacolari. Non male anche questo colore. Persona che doveva galvanizzare la nostra ancora, la vostra vi ricordate la cosa del 40 metri, che sono quelli che usiamo di più, sono ingestibili, cioè i primi 30-40 metri sono assolutamente che praticamente ci costano uguale della. E adesso vi chiederete, ma qual è il motivo? Questo! Ogni mattina io e Alex ci facciamo 2 o 3 caffè. What do you think about my coffee? Ok. Hello, c'è nessuno? Ma questa è un'altra storia! E ve lo raccontiamo nel prossimo video! Si va in acqua!